Ritengo che sia non solo importante, ma anche necessario, visto che la qualità del nostro futuro dipende anche dal miglioramento della qualità del medio ambiente e quindi credo che ognuno di noi dovrebbe riflettere sull'eredità che stiamo lasciando alle nostre future generazioni. Credo anche che il dialogo sia fondamentale come spunto di riflessione ed educazione dei giovani riguardo questa tematica. Ma il dialogo deve essere accompagnato e sostenuto da metodi e tecniche che permettano alle persone di sperimentare diversi punti di vista con l'empatia, l'ascolto attivo, per far sì che il dialogo si evolva verso una condizione priva di giudizio, di pregiudizio e quindi avere una diminuzione automatica di inutili conflitti o malintesi. L'esperienza del dialogo nel Consiglio è stata quella di utilizzare anche delle nuove metodologie di facilitazione nel dialogo e nella comunicazione, con degli strumenti pratici e metodi nuovi, innovativi, come sono stati il counseling, il focusing, la comunicazione non violenta. E ci ha dato l'opportunità di sperimentare tutto questo per attivare in un modo pratico l'ascolto, l'empatia, che sono strumenti necessari, assolutamente necessari nel dialogo, ma che normalmente non ci insegnano. Abbiamo spesso una comunicazione molto veloce, molto dinamica, dove inseriamo anche una modalità di giudizio, di pregiudizio, di voglia di rispondere immediatamente all'altro, di dire subito la mia. Invece con questi strumenti abbiamo avuto l'opportunità di allenarci ogni qualvolta il Consiglio si incontrava, facendo dei gruppi proprio di incontro ben strutturati, dove le persone avevano l'opportunità di fare delle pause, di incontrarsi in un ascolto vero e proprio, dove sentivano l'altro e non sentivano più la necessità di correre, di rispondere immediatamente. Per me è stata un'esperienza molto ricca di conoscenza, di condivisione con i diversi esperti del settore che sono stati presenti all'interno del Council. Hanno offerto il loro grande sapere con serietà e hanno messo a disposizione argomenti complessi con semplicità, professionalità, desiderio di far conoscere le diverse realtà di energie. E quindi personalmente l'ho vissuto come un passaggio di informazione utile e anche necessaria per me stessa. Forse un quadro normativo accuratamente progettato e differenziato in modo tale da offrire sostegno a tecnologie che possano assicurare lo sviluppo e diffusione delle energie rinnovabili. Anzitutto dovrebbero sensibilizzarsi di più e avere un'informazione, cercare di informarsi con le nuove tecnologie che producono energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, cercare di informarsi anche sulle autorizzazioni, sul funzionamento e la disponibilità di incentivi ed altri strumenti di sostegno finanziario a livello locale, nazionale, europeo, la possibilità per esempio di individuare la presenza di iniziative pubbliche, collettive, attraverso le quali il cittadino può aderire a livello locale. E qui c'è un esempio pratico: il Council ha portato un'esperienza alla città di Caprarola, vicino a Roma, nella zona del Vitervese, dove i cittadini hanno sperimentato attivamente le diverse attività esperienziali che il Council ha offerto a loro, con l'informazione delle diverse opzioni di energie rinnovabili.